Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Vi parlo sempre dei cerchi anteriori delle vetture che sono in materiale plastico, perché vi dico sempre che servono a contenere il peso globale della vettura e quindi è arrivato anche il momento di farvi vedere un particolare cerchio in plastica costruito dalla Hannibal Slot Racing Parts. Perché voglio farvi vedere questo cerchio? Perché in realtà è uno dei migliori cerchi costruiti con tecnologia in 3D che oggi noi possiamo trovare sul mercato, dal peso decisamente contenuto e dalla sfericità praticamente perfetta. Ecco qua la confezione dei cerchi Hannibal Slot Racing Parts. Sono cerchi neri perché sono cerchi costruiti con tecnologia 3D ma di tipo professionale, quindi in pratica non abbiamo il classico filamento che va a costruire il cerchio stesso o comunque il componente che intendiamo costruire, ma hanno una dinamica di costruzione tutta particolare, decisamente più sofisticata, che rende comunque il pezzo costruito molto simile alla plastica. Il sacchettino, diciamo la confezione, è molto spartana perché di fatto contiene solo ed esclusivamente i cerchi. È un pezzo di ricambio effettivamente anche molto piccolo, vedete infatti sulla mia mano quanto poco occupa di spazio, per cui non abbiamo packaging o imballaggi estranei. Apriamo però la confezioncina di questi due cerchi così possiamo andarne ad apprezzare meglio i dettagli più da vicino e poi andiamo anche a pesarli per renderci conto quanto possono esserci utili montati sulle nostre vetture. E questi sono i due cerchi usciti fuori dal sacchettino. Prendiamone uno, avviciniamolo alla telecamera in modo tale che possiate anche vedere la qualità costruttiva di questo cerchio. Innanzitutto è già un cerchio comprensivo del suo copricerchio, per cui non dobbiamo andare ad inserire nessuna tipologia di copricerchio. Il suo peso, che poi andremo a scoprire, è già praticamente finito, quindi non ha bisogno di nessun'altra aggiunta. È un cerchio decisamente particolarmente scaricato perché vedete ha tutti questi fori, si riesce anche a vedere dall'altra parte del cerchio perché la precisione con cui sono stati effettuati è veramente notevole, così come anche la lavorazione del copricerchio. Vedete, sono multirazze e sono estremamente molto precisi. È un cerchio che non ha bisogno della sua brugola, quindi viene semplicemente inserito a pressione sull'assale anteriore, ha una parte centrale leggermente più alta, non è un cerchio di tipo Air, il copertone va ad aggrapparsi nella spalla laterale sia da una parte che dall'altra e rimane ben saldo attaccato al nostro copertone. Prendiamone adesso la misura per poterlo poi così andare a confrontare con cerchi di materiale plastico e di alluminio e cercare appunto di fare una prima valutazione. Io utilizzo il calibro, in questo caso un calibro in metallo, così sono estremamente preciso nella misurazione, non premo tantissimo. La misura del diametro di questo cerchio è pari a 16 mm, 1,6 cm, quindi è un cerchio di medie dimensioni, può essere utilizzato trasversalmente sia sulle vetture da pista ma anche e soprattutto sulle vetture di tipo rally. Infatti è uno dei cerchi che più viene apprezzato montato sulle ruote anteriori delle vetture da rally del campionato italiano, ricordiamo RSC. Direi quindi di andarli a confrontare con altri cerchi di pari caratteristiche ma di altro materiale, così andiamo a scoprire se effettivamente questo piccolo componente può fare una grande differenza. Qui a lato ho tre tipologie di cerchi, ne ho due in alluminio, un cerchio tradizionale, ho un cerchio in alluminio di tipo Air, quindi scavato anche nella parte centrale, e poi il classico cerchio in materiale plastico. Partiamo dal cerchio in alluminio, è come dicevamo un cerchio di tipo tradizionale, quindi è un cerchio che non ha la parte centrale scavata, è un cerchio alleggerito al suo interno, il suo peso è pari a 1,2 grammi. Ricordiamo però che nel caso in cui voi voleste montare questo cerchio avete comunque ancora la necessità di andare ad inserire il copricerchio, perché cerchi nudi e crudi come in questo caso non sono ammessi nelle competizioni. Passiamo adesso invece a un cerchio sempre in alluminio ma un cerchio di tipo Air, quindi come vedete è un cerchio che al suo interno è completamente scavato, per cui manca tutta la parte
centrale del cerchio stesso. Questo cerchio può essere utilizzato così com'è. Se non volete utilizzare l'effetto a palloncino andando ad incollare il copertone ai lati del cerchio stesso, guardatevi il video che ho fatto relativo alle spugne di Thunder Slot per scoprire magari anche qualche piccolo segreto. Tornando invece al cerchio, è un cerchio alleggerito al suo interno, anche in questo caso ha la necessità di essere montato poi successivamente con un copricerchio, ma andiamo a scoprirne il suo peso. Partivamo da 1,2 grammi del cerchio tradizionale in alluminio, siamo arrivati a 0,9 grammi di questo cerchio in alluminio di tipo Air. Veniamo adesso a uno dei più classici cerchi in plastica che possiamo utilizzare su tutte le nostre vetture. È un classico cerchio da 1,6 di diametro, è un cerchio a pressione. Anche in questo caso abbiamo la necessità di un copricerchio. Sicuramente è già un cerchio che pesa di meno rispetto ai cerchi in alluminio, perché è uno dei materiali appunto che viene più spesso utilizzati nei cerchi anteriori delle vetture. Infatti lo posizioniamo sulla nostra bilancia e qui siamo scesi ancora, siamo arrivati a 0,7 grammi. Ragazzi, adesso dobbiamo pesare questo cerchio della Hannibal Slot Racing Parts. Abbiamo visto che i cerchi misurati precedentemente, siamo partiti da 1,2 di questo cerchio, passando per 0,9 siamo arrivati a 0,7 di questo cerchio in plastica. In tutti questi cerchi abbiamo comunque la necessità di andare ad aggiungere peso ulteriore con il copricerchio. Può essere poi un copricerchio compreso di mozzo, senza mozzo, può essere alleggerito o cose varie. Comunque un briciolo di peso va aggiunto. Qui abbiamo un cerchio completo, abbiamo un cerchio stampato in 3D decisamente molto resistente. Mettiamolo sulla bilancia e scopriamo se riesce a mettersi un po' in mezzo a questi cerchi, oppure se effettivamente riesce ad andare addirittura sotto i 0,7 grammi. Posizioniamolo sulla bilancia e abbiamo un peso di 0,5 grammi. Ragazzi, abbiamo un cerchio completo a cui non dobbiamo quindi aggiungere nient'altro, che pesa 0,5 grammi, 0,2 grammi in meno del cerchio di plastica che abbiamo visto precedentemente. Stiamo parlando di cerchi che hanno esattamente lo stesso diametro, quindi di cerchi da 1,6 cm o, per dirla meglio, 16 mm. Non è che ci sia molto da aggiungere, sono cerchi estremamente molto performanti a partire dalla loro forma, dalla loro resistenza. Io li ho potuti provare, li ho maltrattati e devo dire che hanno resistito egregiamente a qualsiasi prova io li abbia sottoposti. Sono estremamente lisci, mantengono la loro rotondità e uniformità per tutto il diametro del cerchio, quindi non avete la problematica eventualmente, essendo cerchi stampati, che siano magari ovalizzati. Ricordiamo ancora una volta che la tecnica che viene utilizzata per stampare questi cerchi non è una tecnica 3D, ma è una tecnica 3D di tipo professionale, per cui lo stampaggio viene effettuato a polvere, quindi non è il classico stampaggio a filamento, per cui abbiamo una precisione che con le normali stampanti casalinghe a filamento non potremmo sicuramente avere. E quindi che cosa aggiungere? Direi che se volete aumentare le prestazioni delle vostre vetture sia da pista ma anche e soprattutto da rally, non vi resta che rivolgervi ad Hannibal Slot Racing Parts e acquistare una coppia di questi splendidi cerchi, in modo tale così che anche il vostro assale anteriore sia ulteriormente alleggerito. Ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto, se avete trovato interessante questo accessorio, questo ricambio per la vostra slot car, mettete un like e fatemi sapere nei commenti se li userete, se avete intenzione di provare questi cerchi della Hannibal Slot Racing Parts o anche semplicemente quali cerchi voi utilizzate. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, noi ci rivediamo come sempre qui su Slot Car Tech per il prossimo video.